Ciao amici e ciao amiche, bentornati sul mio canale. Eccoci al primo video, al primo vlog della serie dedicata al mio viaggio nei Baltici. Con questo primo video vi porto a Nida, una cittadina lituana situata nella penisola di Neringa, ovvero una striscetta di terra bagnata dal Mar Baltico condivisa tra Lituania e Russia, più precisamente con l'oblast di Kaliningrad. Quindi metà è lituana e metà è russa e Nida è la cittadina lituana più vicina al famigerato confine con la Russia. Dato che la penisola di Neringa è attaccata alla terraferma solo dalla parte russa, quindi dalla parte di Kaliningrad, per raggiungere la parte lituana è necessario prendere una macchina, un bus, quello che volete, fino a Klaipėda e da lì poi prendere un traghetto per attraccare sulle sponde della penisola di Neringa e poi con il bus o la macchina che avete proseguire il resto del viaggio. I motivi che mi hanno spinta a visitare questa bellissima cittadina e ad affrontare più di 17 ore di viaggio da Tallinn fino a qui sono due. Il primo è che, come vi ho detto, Nida è la cittadina lituana più vicina al confine con la Russia. Difatti, il centro della città dista soli 3 km dal confine con Kaliningrad. Il confine si può raggiungere da entrambe le sponde della penisola e io ovviamente ho fatto entrambi i percorsi. Quello che state vedendo è il primo, attraverso questa lunghissima e bellissima spiaggia con un mare gelido, perché io ci sono andata qualche giorno fa, quindi nei primi giorni di settembre, ed era già freddissimo e, come sentite dalla mia voce, mi sono anche ammalata. Durante questa lunghissima e bellissima passeggiata sulla spiaggia, più volte si incontrano dei cartelli che iniziano piano piano, a mano che ci si avvicina al confine, a intimare di non andare avanti, fino a quando non si arriva a questa rudimentale barriera che non si può in alcun modo oltrepassare, in quanto farlo sarebbe assolutamente illegale. E questo perché? Perché la spiaggia, il pezzo di spiaggia che vedete al di là, fa sempre parte del territorio lituano, ma costituisce una specie di zona cuscinetto prima del vero e proprio confine con la Russia, che da lì dista solo forse 1 chilometro. Il secondo motivo che mi ha spinta a recarmi fino a qui è costituito dal paesaggio, dalla flora, dalla fauna che si possono ammirare in questo splendido luogo. In particolare l'area di Nida è conosciuta per le sue enormi e bellissime dune di sabbia che possono raggiungere anche i 50 metri e il cui ecosistema è patrimonio dell'umanità dal 2000. Per raggiungere e visitare queste splendide dune ho dovuto tentare l'impresa 2 volte. Questo perché il primo giorno c'era una pioggia fortissima, veramente una tempesta quasi. Ma devo dire che nonostante la pioggia il paesaggio era spettacolare, a tratti surreale. Solo che purtroppo con una pioggia così forte mi sono dovuta fermare. Quindi cosa ho fatto? Il giorno dopo, la mattina che c'era un sole splendente, ho ritentato l'impresa e ho fatto benissimo perché sono riuscita ad arrivare alle dune. E adesso vi lascerò qualche secondo in silenzio per lasciarvi ammirare questo splendido paesaggio.
Ritentando l'impresa, oltre ad essere riuscita ad arrivare finalmente alle dune, sono anche riuscita ad andare ad osservare la zona cuscinetto del confine con la Russia anche dalla parte opposta dell'isola rispetto alla spiaggia di prima. Infatti, come vi ho detto, ci sono due bellissime passeggiate per osservare questo confine. La prima è quella della spiaggia vista in precedenza e la seconda passeggiata è questa attraverso le dune. Queste due passeggiate si trovano dai lati opposti della penisola. Questo perché ovviamente questa zona cuscinetto percorre tutta la larghezza della penisola. Una volta che si arriva alla zona cuscinetto si trova la barriera e tantissimi cartelli che intimano di non andare avanti. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se siete mai stati a Nida o comunque nella penisola di Neringa, sia dalla parte lituana che dalla parte russa. E nulla, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video e vi ricordo che nelle prossime settimane usciranno tantissimi altri vlog dedicati al mio viaggio nei Baltici e anche tantissimi video approfondimento. Quindi mi raccomando, non perdeteveli.